Il ponte. C'è una connessione fra l'immagine di un ponte, che è qualcosa che quando attraversiamo ci porta da uno scenario a un altro, e l'idea di futuro, che è qualcosa che quando arriva ci porta da un presente a un altro. Conosciamo bene alcuni ponti, ad esempio immagino che gli abitanti di Bassano conoscano bene questo ponte. E quando conosciamo bene un ponte è difficile che una volta attraversato ci ritroviamo in un luogo, in uno scenario che ci sorprende. Ma alcune volte non conosciamo il ponte e in questi casi può capitare che attraversarlo significhi ritrovarsi in uno scenario inaspettato. Anche questo sembra vero del futuro. Molto spesso il futuro è banale, forse addirittura noioso. In molti casi sappiamo bene cosa capiterà domani a noi, ma alcune volte non è così. È facile trovare esempi se pensiamo agli ultimi episodi della nostra vita legati alla pandemia. Sono sicuro che ciascuno di voi avrà vissuto, avrà dovuto cambiare i propri progetti o addirittura cancellare qualche evento che voleva fare. Ad esempio, questo è un esempio molto personale, io a giugno dovevo sposarmi con il mio compagno che è di Hong Kong, dovevamo sposarci a Barcellona, dove viviamo. Ora voi immaginatevi recuperare tutti i documenti, chiamare gente da più o meno 2 continenti, non ci siamo ancora riusciti. Ora, se questa immagine del ponte è un'immagine così buona del futuro, no? Se in qualche senso una metafora completa del futuro, uno potrebbe chiedersi perché mai è anche molto naturale pensare che il futuro si possa cambiare. Ora, io penso che il futuro non si possa cambiare e cercherò di spiegarvi perché. Ma nel contempo penso anche che non sia qualcosa di cui dobbiamo aver paura. Dunque, perché penso che il futuro non si possa cambiare? Beh, innanzitutto, quando noi diciamo che il futuro è cambiato, molto spesso quello che in effetti stiamo dicendo è che la storia che ricopre il ruolo del futuro non è quella che ci aspettavamo, che in un certo senso ci siamo sbagliati rispetto al futuro. E in questo senso, quindi parlare di cambiamento è semplicemente usare una metafora. Vi faccio un esempio per spiegarvi esattamente perché. È un esempio su cui ero un pochettino titubante, ma poi ha fatto sorridere così tanto gli organizzatori che mi hanno convinto a tenerlo. Allora, io ho un'amica, Sara, che cambia spesso il fidanzato. E Sara ha, diciamo, quello che si dice un tipo, cioè un uomo sulla trentina, sportivo in genere. L'altro giorno io e il mio compagno invitiamo Sara a cena e si presenta con un uomo distinto sulla cinquantina, non particolarmente sportivo. Quando mi ritrovo in cucina da solo con il mio compagno, dico al mio compagno: hai visto? Il fidanzato di Sara è cambiato. Ovviamente stavo facendo una battuta, okay? Quello che stavo dicendo veramente è che la persona che ricopre il ruolo del fidanzato di Sara aveva delle caratteristiche che non ci aspettavamo. Ma se le cose stanno così, se questo è ciò che veramente stavo dicendo, parlando di cambiamento in questo senso metaforico, perché non pensare la stessa cosa anche del futuro? Perché non pensare che quando diciamo che il futuro è cambiato, quello che stiamo dicendo in effetti è semplicemente che ci sbagliavamo rispetto a quello che sarebbe stato il futuro? Qualcuno potrebbe obiettare che, anche se questo è vero, c'è una differenza fra il caso in cui diciamo, c'è una differenza fra dire il futuro è cambiato e noi abbiamo cambiato il futuro. Magari cambiare il futuro non è una cosa facile e questo lo si vede dal fatto che molto spesso ci impegniamo per poter cambiare il futuro, no? Iniziamo una dieta, prendiamo un mutuo, facciamo un corso per imparare una lingua straniera o a dipingere sulla ceramica. E ovviamente sembrerebbe che sarebbe difficile spiegare perché facciamo tutte queste cose che ci costano fatica spesso, se non pensassimo di poter cambiare il futuro.
In fondo, se i nostri successi sono già nel futuro, allora ci basta, no, basta che ci sediamo e aspettiamo e prima o poi arriveranno. Se non sono già nel futuro, invece, potremo fare qualsiasi cosa, ma non arriveranno. Anche questa maniera di pensare penso non sia corretta. Il punto è che, anche se il futuro non si può cambiare, questo non vuol dire che il futuro non sia indeterminato. In filosofia contemporanea spesso si raffigura l'idea di indeterminatezza in termini di possibilità o alternative future. Il futuro è indeterminato nel senso che ci sono molte alternative future, ce ne sono più di una. E in questo senso il futuro è fondamentalmente diverso dal passato, che invece è unico. Per esempio, io stamattina ho fatto colazione al bar. Sono andato al bar, ho ordinato un caffè, l'ho bevuto, l'ho pagato e poi sono uscito. Se io guardo al passato, da dove sto ora, dal presente, quello che vedo è una linea, dove ogni evento è seguito da uno solo altro evento. Ma se io dal presente guardo non solo al passato, ma anche al futuro, quello che vedo non è tanto una linea, ma piuttosto qualcosa come un albero. Prendete ad esempio questo presente. Allora io mi trovo qua davanti a voi con le mani in avanti. Okay? Questo presente potrebbe essere seguito da un futuro in cui io alzo la mano destra o un futuro in cui alzo la mano sinistra. Potete scommettere cosa succederà? Facciamo così, alzo la mano sinistra. Okay? In un certo senso, prima, no, che il futuro arrivasse, c'erano due opzioni. C'era Giuliano che alza il braccio destro e Giuliano che alza il braccio sinistro. Quindi il futuro era composto da due alternative e in questo senso era indeterminato. Ora qualcuno potrebbe dire, appunto, no? Tu con le tue azioni lo hai cambiato, lo hai reso determinato, sei passato da qualcosa di indeterminato con due opzioni a qualcosa di determinato come il passato, un'opzione. Ma anche questo non è totalmente corretto. Ora, in un certo senso le due opzioni sono sì, uguali, entrambe avrebbero potuto capitare, ma di fatto solo una è capitata, solo appunto l'opzione braccio sinistro è capitata. Alcuni filosofi parlano del futuro, sulla base di queste considerazioni, come di una sottile linea rossa. L'idea è che per quanto dal punto di vista del presente il futuro sia costituito da molte alternative, il futuro sia alla fine una linea. Perché? Perché di futuro appunto ce n'è solo uno si realizzerà. Sia una linea che è rossa perché si distingue dalle altre, ma anche sottile perché non è fondamentalmente diversa dalle altre alternative. Tutte le altre alternative, in particolare se andiamo a vedere quelle che contengono le mie azioni, okay, saranno tali per cui quello che ho fatto, se ho avuto successo di fatto, non è stato sufficiente. Okay? Quindi dal punto di vista di questa metafisica del futuro, di questa idea di che cosa sia il futuro è una serie di eventi che coinvolge i miei tentativi, i miei successi, ma ahimè talvolta anche i miei fallimenti. E in questo senso il futuro non si può cambiare, ma questo non vuol dire che per quanto possibile il nostro destino non sia nelle nostre mani. Grazie.